Con il quiz di grammatica italiana di oggi potrai metterti alla prova, perché affronteremo alcuni argomenti grammaticali che creano confusione ai miei studenti di italiano. Il livello di questo esercizio è B1. Questo quiz ti aiuterà anche a capire quali argomenti è necessario ripassare, approfondire, aggiustare. Benvenuto o benvenuta in questo nuovo video di Vaporetto Italiano. Se non mi conosci, io sono Francesco e sono un insegnante di italiano per stranieri. Su questo canale pubblico lezioni ed esercizi per aiutarti a parlare italiano in modo sempre più naturale. Ma cominciamo il nostro esercizio con un argomento più semplice per scaldare i motori. Completa queste frasi con da, fa o per, ma uno spazio dovrà rimanere vuoto. Ti lascio 7 secondi per pensare, ma ferma il video per avere più tempo. E le risposte sono: conosco Elisa da 4 anni. La preposizione da con valore temporale indica la durata di una situazione o di un'azione dal passato fino ad oggi. Per questo il verbo è al presente. Conosco Elisa da 4 anni. E inseriamo solo da. Non è necessario fa. Da già indica la durata, dal passato a oggi. Studio il francese da 5 anni. La seconda frase invece è: mi sono laureato 15 anni fa, come vola il tempo. Fa invece indica un momento preciso, puntuale nel passato, non una durata. Infatti il verbo è in un tempo passato. Mi sono laureato 15 anni fa. Da, durata, fa. Momento nel passato. Ho lavorato in quell'azienda per molti anni. Se la preposizione fa indica una durata di tempo fino a oggi, e sottolineo fino a oggi, per indica una durata di tempo in generale. Potrebbe essere una durata nel passato. Ho lavorato in quell'azienda per molti anni nel passato. Oppure rimarremo in Grecia per 5 giorni. È una durata nel futuro. O forse siamo in Grecia adesso e rimarremo in Grecia per 5 giorni, ma non significa fino ad oggi. Significa che questa è la durata della nostra vacanza. Questa è la differenza. Da, fa, per. Prossima. Completa le frasi con già, ancora e appena. Risposte? Sei già sveglio? È presto, sono le 5 del mattino. Ma in realtà non sono ancora andato a letto, sono appena tornato a casa. L'avverbio già indica qualcosa che è successo prima del previsto, prima di un momento previsto. Sei già sveglio? E quindi indica una sorpresa. Siete già arrivati? Ma vi aspettavo più tardi. Qualcosa che succede prima del previsto, oppure qualcosa che semplicemente è successo in un momento precedente. Ho già visto questo film. L'ho già visto. L'avverbio ancora, in una frase negativa, non ancora, indica un'azione che non si è realizzata, ma che abbiamo intenzione di realizzare. Non sono ancora andato a letto, ma ci andrò.
Non ho ancora visto questo film, ma andrò al cinema a vederlo. Appena invece indica un'azione che si è realizzata, che è successa un istante fa. Adesso, un istante fa. Sono appena tornato. Sara è appena uscita per andare a fare la spesa. È uscita un istante fa. Come sta andando? Questi erano argomenti più semplici per scaldare i motori, ma arriveranno argomenti più tosti di difficoltà crescente. Per questo ho preparato per te un documento PDF gratuito con tutto il contenuto di questa lezione spiegato in modo chiaro, ordinato e completo. Potrai ricevere questo documento cliccando sul link che trovi nella descrizione qui sotto e inserendo il tuo nome e il tuo indirizzo email nella pagina che apparirà. In pochi minuti riceverai il documento PDF, ma anche un esercizio che ti permetterà di fissare al meglio gli argomenti di cui stiamo parlando. È gratuito e da quel momento riceverai anche i prossimi video, i prossimi episodi del podcast, informazioni culturali, informazioni sui nostri corsi, tutto quello che ti potrà essere utile per migliorare il tuo italiano. Ma adesso continuiamo il nostro esercizio. Completa le frasi con ne, lo oppure lascia lo spazio in bianco. Dovrai usare un pronome 2 volte qui, Hai fatto i biscotti? Ne mangio subito uno. In questo caso ne è un pronome partitivo, indica una parte di un totale. Mangio uno di tutti i biscotti che hai preparato, quindi uno del totale. Quindi ne indica questa parte del totale. Non possiamo usare lo qui. Quando riprendiamo un sostantivo accompagnato da una quantità, dobbiamo usare ne. Ne mangio uno. Di tutti i biscotti. È rimasto un biscotto. Lo mangi tu o lo do a Fabio? In questo caso lo sostituisce il biscotto che è rimasto. Ne è rimasto uno, non c'è una quantità di un totale. Quel biscotto è un biscotto preciso, quello che è rimasto. E infine, questo biscotto è bruciato, è rimasto in forno troppo tempo. Il biscotto è il soggetto della frase. Il biscotto è rimasto in forno. Non possiamo usare un pronome partitivo o il pronome oggetto lo in questo caso, perché non sono pronomi soggetto e non possono sostituire un soggetto. Lo lasciamo sottointeso. Prossimo. Adesso ci divertiamo con i tempi del passato, Coniuga i verbi tra parentesi al passato prossimo, al trapassato prossimo o all'imperfetto. Divertiamoci un po'. Soluzioni? Ta-tan! Ero molto triste per quello che era successo. Il verbo succedere è al trapassato prossimo. Forse ricordi che il trapassato prossimo indica un'azione successa in un momento precedente a un altro momento nel passato. Qui abbiamo già un momento, una situazione nel passato. Ero triste per quello che prima era successo. Quindi un momento prima di un altro momento nel passato. Ma vediamo la seconda. Prima di quel giorno i ladri non erano mai entrati in casa nostra. Qui il nostro punto di osservazione è già nel passato. Quel giorno. Quel giorno significa quel giorno nel passato.
Con la nostra attenzione siamo già nel passato, ma prima di quel giorno i ladri non erano mai entrati. Di nuovo, tra passato prossimo e un momento precedente a un altro momento nel passato. Quando abbiamo aperto la porta, ci siamo accorti che qualcuno era entrato in casa. Tutto era in disordine. Di nuovo, partiamo dal nostro punto di osservazione. La nostra attenzione è nel passato, il momento in cui abbiamo aperto la porta. Quando abbiamo aperto la porta, ci siamo accorti. Mm? Ma il verbo accorgersi è al passato prossimo perché succede dopo, non prima. L'importante è capire il nostro punto di osservazione e poi dove si posiziona l'altra azione. Abbiamo aperto la porta, ci siamo accorti che prima qualcuno era entrato in casa, di nuovo tra passato prossimo. E nell'ultima frase usiamo l'imperfetto perché è una descrizione. Tutto era in disordine, non è un'azione. È chiaro? Questi sono tempi verbali che spesso creano confusione, ma nel documento PDF che puoi ricevere gratuitamente spiego tutto con anche degli esempi aggiuntivi e riceverai anche degli esercizi, quindi è importantissimo. Scaricalo subito. Continuiamo. Completa queste frasi con le preposizioni a o di, oppure lascia lo spazio in bianco. Ah, le preposizioni, ma spezzo una lancia in favore dell'italiano. Perché in realtà in tutte le lingue che ho studiato le preposizioni sono un incubo e spesso fanno quello che vogliono, non seguono delle vere regole, sono ribelli. E così anche in italiano. In italiano ci sono verbi che reggono una preposizione e verbi che richiedono un'altra preposizione e così via. Il verbo smettere richiede la preposizione di. I verbi cercare e provare la preposizione a. Quindi puoi smettere di fare rumore? Non riesco a concentrarmi. Ho provato a concentrarmi, ma non ce l'ho fatta. Nell'ultima frase non inseriamo nessuna preposizione perché in italiano le espressioni impersonali formate dal verbo essere più un aggettivo o un avverbio non richiedono una preposizione prima del verbo all'infinito. Quindi è necessario studiare l'italiano tutti i giorni, è importante aiutare gli altri e così via. Quindi espressione impersonale più verbo all'infinito. E questo succede anche con i verbi impersonali bisogna e occorre. Bisogna studiare di più. Attenzione però, quando nella subordinata menzioniamo un soggetto, allora usiamo che più congiuntivo. È necessario che Paolino studi di più. Bisogna che voi andiate a comprare il pane. Continuiamo perché non è finita. Completa queste frasi con perché, siccome o benché. Congiunzioni. Soluzioni? Siccome ho ricevuto un aumento di stipendio, mi regalo un bel viaggio. Non siamo andati in vacanza perché costava troppo. Prenoto il volo benché costi un occhio della testa, costi tantissimo. Le prime due congiunzioni sono congiunzioni causali, introducono una causa, ma non sono intercambiabili, nel senso che vengono usate in posizioni diverse. Nella seconda frase menzioniamo la causa all'inizio della frase e in questo caso non possiamo usare perché. Non possiamo usare
perché all'inizio di una frase. Possiamo usare siccome o dal momento che, visto che, dato che, poi che, causa più il resto della frase. Se invece la causa è menzionata dopo, allora possiamo usare perché e tutte le altre congiunzioni ad eccezione di siccome. Siccome si usa all'inizio della frase, perché al centro. In parole povere. Nella terza frase abbiamo una congiunzione concessiva, che significa anche se, nonostante. Prenoto il volo anche se costa un occhio della testa. Ma attenzione, le congiunzioni concessive richiedono il congiuntivo, ad eccezione di anche se. Anche se, quando significa nonostante, sebbene, benché, non richiede il congiuntivo. Per esempio, benché piova, faccio una passeggiata. Anche se piove, faccio una passeggiata. Stesso significato, ma non usiamo il congiuntivo nella seconda frase. Ultimo, giochiamo con i pronomi relativi. Completa le frasi con che, cui o chi. Soluzioni? Questa è la casa di cui ti ho parlato ieri. Sara ha comprato una casa che costa 500.000 euro. Non conosco chi abita in questa casa. Il pronome relativo cui riprende un sostantivo menzionato in precedenza, casa, ma solo quando è accompagnato da una preposizione. In italiano diciamo parlare di qualcosa. Ieri ti ho parlato di una casa. E quindi non possiamo dire questa è la casa di che, di cui ti ho parlato, perché c'è una preposizione. Nel secondo caso, invece, il pronome che sostituisce casa senza preposizione. La casa costa 500.000 euro e quindi usiamo che. Attenzione, a differenza di altre lingue come il francese, il pronome che rimane che anche se ha funzione di soggetto, come in questo caso. Che può essere soggetto o complemento oggetto, in questo caso è soggetto. Ultima frase, non conosco chi abita in questa casa. Chi è un pronome relativo doppio, non riprende qualcosa che abbiamo menzionato prima, perché la include. Chi significa la persona che o le persone che e si riferisce sempre a persone, ovviamente. Quindi non conosco le persone che abitano in questa casa. Com'è andato questo esercizio di ripasso? Conoscevi tutte queste regole grammaticali? Fammelo sapere nella sezione dei commenti qui sotto. Sono molto curioso di sapere se era facile, difficile, se hai scoperto qualcosa di nuovo o hai ripassato qualcosa che conoscevi già. Nel corso della mia carriera di insegnante qui su YouTube ho pubblicato tantissimi quiz, lezioni di grammatica, esercizi vari che ti permettono di ripassare o imparare tutti gli argomenti grammaticali più importanti in italiano. Quindi sarà più facile per te trovarli. E ricordati, se non lo hai ancora fatto, di scaricare il documento PDF attraverso il link che trovi qui sotto. Grazie mille per la tua fiducia e buono studio! Ciao!